Nintendo Switch oggi. Buongiorno, buonasera, buonanotte a tutti, qualunque vostro orario sia che vedete il video. Allora, oggi abbiamo questa Nintendo Switch che è stata inviata perché non carica, non si accende, non fa nulla. Ed è già stata inviata a un altro centro di riparazione che, a quanto detto, hanno cambiato la porta USB-C e la batteria. Quindi andiamo a vedere cos'è realmente successo a questa console qua. Cosa hanno fatto quelli che hanno messo le mani? Ok, questa è una vite magnetica, quindi hanno sbagliato la vite e questa qua non è neanche avvitata del tutto, a quanto pare, e quella non è magnetica, va bene, e anche questa non è magnetica e va bene, quindi hanno sbagliato una vite. Vabbè, poco importa di questa roba qua. Non tutti sono veramente pignoli come me per quanto riguarda le viti magnetiche e non magnetiche. Andiamo a controllare il lavoro che hanno fatto e vediamo se riusciamo a trovare qualche indizio in più a riguardo della console di come mai non si accende. Allora, qua c'è il buco che purtroppo ha una crepa, quindi non riuscirà a trattenere la vite. Gli manca il gommino che c'è qua sopra, che di norma è quello che tiene appoggiato tutto quanto e fa in modo che non si stacchi il lettore delle micro SD dal connettore. Per il momento le viti ci sono tutte qua. Ok, non è stata sostituita la pasta termica, non ha fatto niente. Qua vedo del Capton. Come mai c'è del Capton qua? Eh, ok, la porta diciamo che mi aspetterei di meglio da un centro di riparazioni. E non è neanche... sembra alta. A vederla così sembra alta, anche perché da qui, se mette a fuoco, sembra che sia un po' piegata verso questo lato qua, quindi a sinistra risulta più alta, ma forse sono io che sono troppo schizzinoso. Vediamo, oh, qua c'è una vite, ecco, hanno sbagliato le viti, quelle nere non vanno qui e quelle argentate non vanno sopra alla scheda. Cambia qualcosa? Per me sì, ma a riguardo delle viti fortunatamente no, nel senso potrebbe cambiare qualcosa perché le viti argentate sono più lunghe, hanno il filetto più lungo rispetto a quelle nere. Ok, vedete che sono più, una è più grande e una è più piccola, le nere sono più piccole. Non cambia niente comunque, ma... E hanno cambiato la batteria. Perché mai dovresti cambiare la batteria se eventualmente hai un cortocircuito su M92? Quindi questi sono i normali centri di riparazione che si trovano in giro, che dicono ma potrebbe essere la porta, cambiamo la porta, potrebbe essere la batteria, cambiamo la batteria e finisce lì. Non sanno andare oltre. Questa qua è quella non magnetica, la vedo subito, e stavo dicendo potrebbe essere questo, potrebbe essere quello. Questa non è neanche abitata, eccola qua, volante dentro, va bene, e di conseguenza poi ti dicono non sappiamo qual è il problema, non è riparabile o roba del genere, e quindi poi le persone
vanno in cerca di chi è più abile a riparare le console, chiaramente, gli specialisti come me per esempio, che vanno più a fondo nella questione. Ecco, questa è l'unica vite giusta che hanno messo sulla scheda. Bene, andiamo a aprire tutti i connettori, togliamo la ventola, togliamo la batteria, che secondo me non era necessario sostituirla, non hanno neanche, beh dai, potrei dire fortunatamente non hanno neanche messo il coso. In questa maniera qua non devo neanche fare sforzi se mai dovessi fare cambio della batteria. Comunque quella lì è nuova, non dovrebbe avere problemi, vedremo. Allora, il pulsante di accensione, lo schermo, sembra che ci sia un bel po' di flussante in giro per la scheda, sinceramente. Lo vedete anche qua dai residui sulla ventola, che sembrano strani. Ah, hanno rotto il connettore del Joy-Con. Vedete che non c'è la linguetta bianca? Dovrebbe, linguetta bianca o grigia. Vedete, dovrebbe essere così con la linguetta. E qua manca la linguetta, quindi hanno rotto un connettore male e non hanno neanche avvisato, o non hanno neanche rimpiazzato, perché è stata sicuramente colpa loro. Beh, non posso dirlo con certezza, dai. Potrebbe non essere stato il suo caso, ma è l'ultimo posto in cui è stata, quindi mi aspetterei che se hanno visto quel problema lì, perché hanno smontato la console, hanno smontato la scheda, magari hanno rotto il connettore, lo rimpiazzi perché l'hai rotto tu. Mi aspetterei, però vabbè. A non tutti piace perdere tempo per una cosa che hanno rotto. Se è rotta dicono ah, cosa costa, cosa cambia, oh mio Dio, ok, cosa cambia rimpiazzare altri pezzi se la console non si può riparare. E vabbè, però comunque è un danno aggiuntivo in più che devo mettere in conto alla persona che mi ha mandato la console. Allora, andiamo a vedere l'orrore che io ad occhio nudo ho già visto sulle saldature della porta. Mettiamo a fuoco. Ecco qua. Secondo voi queste persone qui sapevano saldare? Guardate. Secondo voi queste persone sapevano saldare? No. E questo montagna di stagno che c'è qua spiega perché la porta era posizionata male. Qui non c'è stagno, i buchi sono stati maltrattati, qua si vede che manca tutto, è stata praticamente mangiucchiata, come anche qua si vede che l'anello è stato decisamente maltrattato, quindi la porta non va bene. In più ci sono palline di stagno così vaganti, c'è flussante praticamente su mezza scheda, non l'hanno neanche pulita. Questo poco importa, tanto se deve funzionare funziona, se non funziona pazienza, dicono, no? Cosa stiamo lì a pulire? Ma questo fa la differenza. Se qualcuno porta da un'altra parte e vede tutti questi disastri, poi non ti consiglia più come centro di riparazioni. Giusto? Bene. Allora, non vedo particolari danni di qua, non vedo particolari problemi di qua. Come stavo dicendo, qua vabbè c'è del Capton, che vabbè, l'avranno messo loro per proteggere non si sa cosa. Qua ci sono delle palle da tennis e stagno che, boh. Qua hanno combinato qualcosa? No. Ma c'è flussante dappertutto, il flussante è addirittura, guardate, è entrato persino nel connettore qui del Joy-Con. Guardate qua, questo è tutto flussante, hanno usato chilate di flussante per nulla. M92 non sembra essere stato cambiato, come neanche BQ non è cambiato perché si vede che ci sono ancora le saldature con il rame. Di solito quando viene cambiato
questa condizione qui risulta tipo come qua, il rame non viene esposto eccetera, ma anche M92 non è stato cambiato perché non vedo nessuna differenza di saldatura da condizioni di fabbrica. Va bene, allora cominciamo con le nostre misurazioni e andiamo in modalità diodo. Modalità diodo, andiamo a verificare tutti i nostri valori attorno a M92, verifichiamo, togliamo il bip però. Allora abbiamo 50, 32, 48, 32, 44, 40, 44, 32, molto bene, 44, 59, va bene, qua è tutto a posto, M92 non è in corto, tutte le misurazioni sembrano ok. Controlliamo il fusibile, giusto per, siamo in continuità, molto bene, controlliamo BQ, che non ci siano problemi qui attorno, abbiamo 0, 32, 32, 59, 45, 54, 44. Molto bene, anche BQ sembra ok. Allora, vediamo un po' qua la situazione. Allora, un lato perlomeno sembra saldato. Quello lì sembra di no però. Prendiamo una pinzetta che magari riusciamo a capire meglio. Ok, no, vedete? Questa non è saldata. Questa non è saldata. Questa non è saldata e questa non è saldata. Quindi la porta sicuramente è un problema. Va cambiata, va sostituita e è fatto il lavoro fatto bene. Al di là di questo, verifichiamo un attimo questa batteria. Che voltaggio ha? Allora, positivo e negativo. E abbiamo 2,93. Chiaramente questa non avrebbe acceso niente perché è scarica. Completamente scarica e anche l'originale non sarebbe successo niente a lasciarla sicuramente. Ma va bene così. Allora, abbiamo la porta, il connettore per i Joy-Con e possibilmente basta, sperando che sia tutto a posto. Quindi allora facciamo una prova, visto che è così. Togliamo la porta, in ogni caso, perché deve essere tolta, e proviamo con una batteria carica se la console si accende, va bene? Allora, per l'occasione vado a prendere la mia piccola piastra, adattissima per queste occasioni qua. Se la volete, se gradite, la potete trovare nel mio shop online, pronto ad acquistare. E allora posizioniamo i magneti così, questo lo posizioniamo di qua e questo lo posizioniamo qua, circa, molto bene, così abbiamo la possibilità di andare sulla porta. E prendiamo la nostra aria calda, 450 gradi, 50% di aria senza ugello, va bene? Facile che questa porta cada immediatamente. Guardate, guardate quanto flussante, si nota? No. Aspettate che ve lo faccio vedere al microscopio allora.
Allora, sporcizia a parte, che guardate, guardate quanto flussante che è stato usato sulla porta. Tutto questo flussante qua è sicuramente finito anche all'interno della porta. Vedete che all'interno ci sono qualche bollicina? Eh? Anche i piedini all'interno avrebbero avuto un sacco di flussante e avrebbero impedito qualsiasi contatto. Questo non è un lavoro come si deve. Aspettiamo che lo stagno si sciolga. Avranno utilizzato o no? Ok. La porta deve cadere da sola. Qua è liquido, qua è liquido, qua è liquido, qua è liquido. Ecco, la porta è caduta da sola. E qua è a posto, se non per il fatto che, come ho visto prima, qua dietro è un po' mezza sciolta e ha un sacco di flussante. Guardate quanto flussante, che non serviva a niente. Va bene, buttiamo via questa porta qua. Andiamo a pulire la situazione qui, già che ci siamo. Quindi con la nostra treccia saldatore andiamo a pulire tutto questo disastro. Allora, per i buchi che ci sono là in alto è utile fare in questa maniera qua. Ci si appoggia usando un po' di flussante che aiuta. Ci si appoggia con il saldatore e si arriva un po' con l'aria calda, se la stazione ha voglia di funzionare, perché ultimamente mi sta dando problemi. In questo modo dovremmo riuscire a liberare i buchi piano piano. Visto che il saldatore, perdonate, visto che il saldatore non è sufficientemente potente da risucchiare lo stagno, l'aria calda fa in modo che da una mano a svolgere il lavoro. La perdita di calore che si ha sulla scheda viene compensata dall'aria calda. Avete visto come ha lavorato meglio? Lo stagno è stato letteralmente risucchiato. Bene, puliamo la zona adesso con cotton fioc e alcol isopropilico. Guardate qua, questa zona qua è tutta veramente messa male. Anche qua. Qua hanno rischiato di danneggiare i buchi. Qua non è venuto molto via. Non ha importanza per il momento. L'importante è che adesso, se giro la scheda, non mi ritrovo con piste strappate. Siamo fortunati a non avere piste strappate? Sì, siamo fortunati a non avere piste strappate. Molto bene, ma guardate i danni. Guardate i danni che sono stati causati. Non ho idea del perché e di come abbiano abusato di questi buchi qua, ma non ha importanza. Adesso. Di nuovo, treccia, flussante. E andiamo a risucchiare tutto questo stagno qua, che non ho neanche l'idea di cosa possa essere, di che tipo di stagno possa essere.
Ok, cerchiamo di risucchiare anche l'ultima parte qua che abbiamo visto. Quindi mettiamo qui, lasciamo un attimo agire e veniamo con l'aria calda. Ecco, ora è un po' meglio. Di nuovo alcol isopropilico e puliamo. E dopo gli daremo una passata anche con con una spazzola e laviamo praticamente l'intera scheda. Guardate qua cosa hanno combinato. Hanno grattato la scheda per cercare di fare le saldature. Vabbè. Allora, vediamo subito che cosa succede adesso. Torniamo sopra il banco. La nostra piastra non ci serve più. E adesso facciamo il primo test. Adesso prendiamo una batteria carica. Dove ho messo la mia batteria carica? L'ho messa via. Facile che l'ho messa via. Datemi un secondo. Ecco qua, batteria originale. Controlliamo il voltaggio e vedere se è questa. Vabbè. 3,94, sì. Questa è carica. Possiamo collegarla e tentare l'avvio della console. 3, 2, 1. Accensione. Si accende. Eccola qua. Quindi non hanno... Ah, interessante. Hanno danneggiato anche qualcos'altro, purtroppo. Molto bene. Nel tentativo di fare il lavoro, non solo hanno rovinato la porta inevitabilmente, ma hanno anche danneggiato qualcos'altro. Ok. Riproviamo. Nintendo. Secondo logo. Niente. Niente secondo logo. Va bene. Questo, cari amici, è indicazione che il fuel gauge, ovvero un piccolo chip che sta dietro qua, che è quello che controlla il livello di carica della batteria, potenzialmente o si è danneggiato o era quello il problema iniziale e quindi la console non si accende per quel motivo lì, oppure con la questione che hanno usato un sacco di flussante, hanno usato un sacco di calore e altro, sono andati potenzialmente accidentalmente a toccare quel chip e quindi a dissaldarlo o altro. Sto parlando di questo qua, quel piccolino lì di norma. Quando succedono queste cose qua, è per via di quel chip lì, questo qua. E siccome vedete c'è un sacco di flussante attorno, potrebbe essersi danneggiato, scheggiato o magari schiacciato, anche se non sembra. Quindi potrebbe essere questo il problema. Però adesso la diagnostica è finita. La console effettivamente è in grado di accendersi. Deve essere sostituita la porta come si deve, sostituito il connettore e sistemato questo nuovo problema. Adesso, per questioni di... gli do un attimo una passata e una lavata con l'alcol isopropilico e una spazzola,
giusto per scongiurare che magari non sia il flussante utilizzato o altre cose qua che creano questo disturbo, ok, alla console. Una bella lavata, e prendiamo una spazzola e una bella spazzolata, eliminiamo tutto questo flussante che c'è per tutta la scheda. Prendiamo anche la nostra aria calda con un ugello, quello piccolo, e andiamo ad asciugare. Bene. Adesso a me piace anche prendere una pezza un po' più pulita e ripetere l'operazione. Allora metto dell'alcol isopropilico qui e faccio un leggero passaggio in questa maniera qua. Questi panni in microfibra sono eccezionali per togliere il flussante. Li trovate dappertutto. Al supermercato vi danno i pacchi da 10 pezzi per tipo 2-3 euro. Ecco, e la scheda è tornata bella pulita, senza flussante, senza nulla. Ora ripetiamo anche di qua. Togliamo però la pasta termica che c'è qua, ancora quella originale secca. Volendo si poteva anche tranquillamente usare una di quelle vaschette a ultrasuoni. Io ce l'ho, ma non ho voglia di accenderla, di metterla in funzione, perché ci vuole tipo una mezz'ora prima che si scaldi, vada a temperatura, e poi ci vuole un liquido speciale per la pulizia del flussante. Non basta, si potrebbe fare tranquillamente anche solo con l'alcol isopropilico, riempirla di alcol isopropilico, ma non lo... cioè è uno spreco enorme, anche perché cos'è? 5 o 10 litri di alcol isopropilico che devono essere messi nella vaschetta, quindi si spreca. Io perlomeno spreco un'intera vaschetta, c'è un intero flacone da 5 litri, tanichetta da 5 litri di alcol isopropilico solo per lavare una console dal flussante? No, non ne vale la pena. Si può fare la stessa cosa con, come avete visto, pezza, pennello, si riesce a fare. Poi si prende l'altra, si ripete. Ecco, in questo modo la scheda è completamente pulita. Diciamo al 99,9% è pulita. Bene, riproviamo. Magari, come ho detto, il flussante che c'era qua dietro disturbava. Riproviamo. Magari questa volta si accende. Chi lo sa? Finché non proviamo non possiamo saperlo. Allora, come prima, essenziale, pulsante di accensione, la retroilluminazione, lo schermo,
il touch, e la batteria. Riproviamo di nuovo. Primo logo. E basta. Va bene. Vuol dire che è facile che ci sia un problema su quel chip là, come ho detto. Allora, per il momento la prima parte la termino qua. E devo prima parlare con il cliente e vedere se accetta un preventivo e quant'altro. E poi magari passo alla fase 2. Per il momento ci vediamo qua, magari vediamo, ci salutiamo qua. Vediamo se il video poi proseguirà. Bene, è il giorno seguente e il cliente ha risposto, ha detto va bene, procediamo. E quindi noi procediamo. Prima cosa da fare, andare a sistemare il problema di accensione. Quindi togliamo la scheda, andiamo a vedere se rimpiazzando quel chip sistemiamo il problema. Possiamo eventualmente anche fargli un reflow, sì. Magari anche questo può risolvere il problema, perché la scheda ha subito maltrattamenti e quindi boh, si è parzialmente dissaldato il chip. Facciamo velocemente una piccola goccia, andiamo sotto al microscopio così vediamo tutti meglio, io pure. Eccoci qua, prendiamo l'aria calda, 450 gradi, 50% di aria, senza ugello. Perfetto, già fatto. È stato molto rapido e veloce. E adesso andiamo a ritestare. Bene, andiamo a verificare. Accensione. Logo Nintendo. No. Va bene, vuol dire che è ora di cambiare il chip. 450 gradi, 50% di aria. Saldatore, piano piano, senza portare via nessun componente. Ora, questo chip qua non sembra danneggiato in nessun modo, quindi non fa pensare che questo fosse un problema, ma potenzialmente potrebbe essere difettoso. Andiamo a prenderne uno da una scheda che sappiamo funzionare. Bene, ho qua una scheda tutta a posto, ma che faceva lo schermo blu, quindi è stato fatto il trapianto. E questa è una scheda tutta a posto, quindi sappiamo che il nostro chip funziona. Va bene così, non serve neanche fare il reballing in questo caso, perché se andiamo a vedere tutte le palline sono già a posto e uniformi, vedete? Perché il chip è piccolino, alcune volte riesce, alcune volte no. In questo caso possiamo tranquillamente metterlo già in posizione. Però dobbiamo pulirlo perché non ho ricordo di quale sia l'orientamento suo. Allora, il segno positivo è là,
quindi noi dobbiamo ruotare così. Ecco qua. Allora, non so se lo riuscite a vedere, in basso a sinistra c'è un segno più positivo e quello lì indica il pin numero 1. Il pin numero 1 chiaramente va orientato nella stessa direzione di dove c'è questa freccetta qua, quindi in questa maniera qua. Prendo un'altra pinzetta. Questa posizione va bene. Ora abbassiamo l'aria fino al 20%, quindi 450 gradi ma solo il 20%, così il chip non vola via ma riesce a saldarsi. Spero. Piano piano e con calma. Ecco, vedete, si è posizionato da solo. Bene. Adesso flussante, che aiuta a saldarlo meglio. Rifacciamo. Ecco fatto. Bene. Così siamo sicuri che è saldato. Ora aspettiamo che si raffreddi e poi vediamo se la console parte oppure no. Ottimo. Vediamo cosa succede. Accensione. Logo Nintendo. Ti prego, vai al secondo logo. Niente secondo logo. Veramente molto strano. Quindi non era quello il problema. E che cos'è allora il problema? Difficile a dirsi però adesso. È difficile a dirsi. Potrebbe essere un problema software. La memoria magari non ha qualche problema. Non riesce a comunicare bene con il processore. Potrebbe esserci tante cose. Proviamo a reinstallare di nuovo, magari togliere e reinstallare, non lo so, aiuta le connessioni. E vuol dire che il chip che abbiamo tolto potenzialmente è buono e non aveva nessun problema. Riproviamo. Nintendo. E niente, assolutamente niente. Allora, ho fatto un ulteriore cambiamento, ovvero ho preso il BQ e l'ho cambiato. Non è assolutamente cambiato nulla. Fa sempre il problema che abbiamo visto, quindi lo tengo da parte e verifichiamo ulteriormente dopo. E questo difetto qua può anche essere una questione di software, nel senso che la console, nonostante noi inseriamo una batteria carica, per qualche strano motivo si è un attimo, come posso dire, incasinata e pensa che la batteria non è a un livello sufficiente di carica per accendere l'intera console, quindi rimane lì così. Come si può risolvere questo difetto? Con una ricalibrazione. La ricalibrazione però purtroppo non è semplice, nel senso che intanto ho bisogno della batteria, di una batteria scarica e della porta di ricarica. Quindi adesso andrò a installare la porta di ricarica, anche se effettivamente potrebbe risultare completamente inutile, e andrò a caricare la console in questa maniera qua. Vedere se così la console si sblocca da questo stato di corruzione, ok? In cui è bloccata in questo momento. Bene, quindi andiamo a installare la porta.
applichiamo il flussante, applichiamo lo stagno, installiamo la porta come si conviene e andiamo a vedere cosa succede con questa batteria qua, che è quella non originale, che è scarica, e vedremo cosa succede. Prepariamo anche la porta come classico, un pochino di stagno anche su questi piedini, in modo che stagno qui più stagno qui fa una migliore connessione. Se mettiamo lo stagno solo su un lato, lo stagno risulta meno, quindi si divide poi fra le due parti e può causare problemi di connessione, ovvero alcuni piedini toccano e altri no. Mettiamo in posizione, prendiamo l'aria calda, 450 gradi, 50% di aria, a una distanza di qualche centimetro, facciamo conto 2 dita, ok? 2 dita per largo, più o meno questa distanza qui, e cominciamo il lavoro. Ora che la porta è saldata in posizione, possiamo procedere con le dovute analisi e andiamo a verificare tutte le connessioni. Eccola qui, questa è la schedina di test, alziamo la visuale, eccola qua, questa è la schedina di test. Se volete la schedina di test la potete trovare nel mio shop online. E, bene, andiamo a controllare in modalità diodo tutti i piedini, se sono connessi, se non sono connessi. Aspettate un attimo che metto il multimetro allo schermo. Bene, siamo in modalità diodo e adesso andiamo a verificare tutte le connessioni. Allora, il rosso a massa possiamo andare a prendercela anche da qua, e con il nero andiamo a fare tutte le misurazioni. Questo è collegato, qua sembra che non sia collegato, anche se dovrebbe essere, no, è collegato, scusate, problemi di connessione con le sonde. Dopo, a 11 e a 10 non si vedono adesso, dobbiamo farli dopo. VCC è collegato, A8 è collegato, di meno è collegato, di più è collegato, A5 è collegato, VCC, A3, A2 niente, e massa, va bene. Poi altra massa, va bene, B10, B11 lo facciamo dopo, VCC, B8, di meno, di più, B5, VCC, tutto ok, B3, B2 lo facciamo dopo, massa e massa. Bene, la porta sembra tutta collegata. Adesso giriamo la nostra scheda e andiamo a verificare qua. Allora, A10, A11 dovrebbe arrivare più o meno su queste zone qua, sui filtri qua. Vediamo se è tutto collegato, quindi prendiamo questo punto qua, forse è meglio se incrocio perché così almeno. Allora, A11, dove viene A11? Ah, qua lo possiamo fare in continuità, quindi con il bip, ok? Perché serve solo vedere la continuità. Allora, vediamo un po', qua no, eccolo qua, arriva qua, e A10 gli arriva di fianco, ok. Poi abbiamo sopra B2 e B3, eccolo qua, questo è B2 e a fianco c'è B3, perfetto. E poi c'è A2 e A3, quindi A3, vediamo dove va a finire. A3 va a finire qui e A2 va a finire sopra, perfetto. E poi c'è B10 e B11, questo è B11 e a fianco c'è B10, perfetto, tutta la porta è saldata correttamente. Adesso possiamo fare i nostri test e vedere se questo stato, se questa console in questo stato bloccata a pensare che la batteria è scarica, si risolve andando a caricare la batteria. E adesso proviamo con questa batteria, vediamo cosa succede.
Bene, abbiamo il nostro misuratore, abbiamo l'alimentatore originale attaccato al misuratore, quindi adesso possiamo vedere esattamente se lo vado ad aprire il programma. Eccolo qua. Andiamo a vedere cosa succede. 15 volt, adesso sta caricando. Vedete che però prima era a 400 mAh eccetera, quindi pensava che la batteria magari era carica, non era carica, non lo so. Di solito non dovrebbe partire a 400 mAh quando la console sa che la batteria è scarica. Ecco perché ho detto magari è in un certo stato mentale in cui pensa che la batteria sia possibile utilizzarla e poi dice no perché non riesce a capire lo stato della batteria o roba del genere. Adesso riconosce che la batteria è scarica e magari in questo modo riesce a ripartire. Va bene, se parte vediamo, se non parte ci rivediamo di nuovo. No, a quanto pare questo non ha risolto il problema. Se io premo il pulsante non cambia niente. È sparito il logo della batteria, l'icona della batteria in ricarica. Infatti se io faccio così, adesso la console riesce a caricare in entrambi i lati. Se noi stacchiamo la batteria, la reinseriamo di nuovo e andiamo a caricare, vedete il simbolo della batteria comparire qua, eccolo qui, fa un piccolo abbassamento, no, non è che si avvia neanche, praticamente non riesce a passare questa fase qui, c'è qualcosa che gli impedisce di passare alla fase successiva, ma non saprei che cosa sia. Non è il fuel gauge, non è il BQ, M92 non c'entra assolutamente nulla perché altrimenti la console non caricherebbe, vedete 15 volt e lo fa da entrambi i lati, quindi M92 funziona benissimo. BQ anche quello funzionava benissimo e anche il fuel gauge alla fine funzionava benissimo, quindi dov'è il nostro problema? Potrebbe essere un problema, come ho detto, software a questo punto, nel senso il software di sistema della console è corrotto e quindi dovrebbe essere ricostruito, ma per questo serve appunto andare a modificare la console, estrarre le chiavi di sicurezza della console, andare a riconfigurare e resettare la console alle condizioni di fabbrica o cose di questo genere e richiede decisamente più tempo. Potrebbe anche essere che il processore stesso sia difettoso. È una situazione un po' improbabile visto che la console comunque si accende, ma a questo punto non mi resta che andare a modificare la console e vedere perché mi dà questo problema qua. Magari la memoria anche stessa della console è difettosa, potrebbe essere, e quindi non riesce a caricare il software per questo motivo qua. Vabbè, al di là di questo adesso dobbiamo andare a investigare ulteriormente, quindi fermo il video di nuovo, mi dispiace, tornerò quando avrò ulteriori informazioni e poi vi spiegherò bene tutto. No, niente, alla fine è stato un discorso di problema software, nel senso ho caricato, ho fatto la modifica, se non ricordo male, perché adesso sono passati parecchi giorni da quando ho fatto il lavoro, non ricordo molto bene, e non ho proseguito poi a fare ulteriori registrazioni video, ma alla fine ho modificato la console, sono riuscito a far partire Hecate, e Hecate mi mostrava che la percentuale della batteria c'era, era corretta e tutto il resto, quindi non c'era nulla di strano a riguardo di quella cosa là, quindi questo mi ha confermato che poi il fuel gauge funzionava benissimo. Quindi ho accantonato la console con ovviamente con consenso del cliente,
ha lasciato la console come pezzi di ricambio, perché chiaramente problemi software sono un po' lunghi, laboriosi, il prezzo non sarebbe valso la riparazione e quindi ha lasciato la console per parti di ricambio. Tutto qua, quindi alla fine questo qua si è rivelato un problema software, anche perché Hecate, una volta che ho provato ad avviare il custom firmware, mi indicava che i pacchetti software installati sulla memoria non erano compatibili, potrei dire, non erano giusti per la versione del software di sistema che c'era, quindi alla fine era un problema di corruzione software che impediva alla console di proseguire. Niente, tutto qua, quindi ragazzi, grazie comunque per aver visto il video fino in fondo, iscrivetevi, like, commentate, se avete bisogno io sono qua. Ciao, ci vediamo al prossimo video.